Ciao amici, ben ritrovati. Oggi abbiamo sul tavolo, manco farlo apposta, due Kaweco, una Lilliput e una Sport, una nera e una bianca, per non far torto a nessuno. Se ne avessimo qualcuna di più messa in fila potrebbe quasi sembrare la tastiera di un pianoforte. Perché le ho qua? Perché, come già avete potuto constatare nella recensione che ho fatto di queste penne, dispongono di pennini che sono veramente molto validi. Sono dei pennini validi e siccome la penna non ha un costo così esagerato, tutto sommato, e comunque per le prestazioni che offre è un prezzo assolutamente corretto, anzi diciamo quasi sottostimato per certi versi, la domanda è questa: posso scambiare i pennini se per esempio ho una Lilliput e una Sport? Beh, la risposta è sì. La risposta è sì, i pennini sono intercambiabili perché? Perché il gruppo del conduttore è il medesimo. Allora andiamo a vedere come si fa, non è un'operazione difficile, però come sempre vi dico, se non vi sentite di farlo, astenetevi perché diciamo è abbastanza facile, purtroppo anche danneggiare, quindi non è complicato, però un minimo di manualità, di dimestichezza vi serve. Per prima cosa, come si sfila, come si smonta il pennino? Bisogna né più né meno svitarlo tenendolo stretto fra le dita. Con questa azione non è che sia avvitato, intendiamoci, basta svitarlo perché è la maniera più semplice per tirarlo via. Abbiamo in mano che cosa? Il pennino che è appoggiato, ma è appoggiato in maniera incastrata, per così dire. Vedete che va a battuta, cioè non potete montarlo in maniera diversa, non potete avere timore di sbagliare perché l'unica possibilità di metterlo è questa, vedete che va a battuta. Lo tiriamo via semplicemente, visto che lo avete smontato, dategli una pulita. Questo qui è abbastanza nuovo, ma come vedete c'è un pochettino c'è qualche piccolo residuo. Non fate altro che prendere un pezzettino di carta che avete a disposizione. Io spesso uso o Scottex o addirittura qualche foglietto di carta igienica perché ben si presta per questo. La inumidite un attimo se non viene via, ma in questo caso come vedete bastava appena. È molto bello tra l'altro il pennino della Kaweco, trovo che sia un bel pennino e faccia anche la sua bella figura. Fate la stessa identica operazione dall'altra parte, cioè smontate quello della Lilliput e non fate altro che scambiarli. Ora vediamo come rimontarli, già che ci siamo. Questo è il conduttore, la penna come vedete è nuova, sono le penne che io utilizzo per le recensioni, poi le metto sul mercato perché sennò avrei la casa infestata di penne stilografiche. E vi dicevo è nuovo, si vede proprio in tutto e per tutto, ma se il vostro non fosse così nuovo, visto che l'avete smontata, dategli una bella lavata, lo mettete in acqua tiepida, lo lasciate lì per un quarto d'ora, per 5 minuti a seconda delle condizioni in cui è messo, un po' di spazzolino come vi ho fatto vedere in tanti altri tutorial, e poi è pronto per essere rimontato. Ho preso la Lilliput col suo pennino, sono due extra fini, anche in questo caso è ancora più semplice, guardate, basta proprio sfilare così, svitare. Una volta svitato, cioè tirando via questo cilindretto metallico, fate la stessa operazione, vedete che sto svitando, ve lo faccio vedere così, e le voilà. Spostate, cambiate i pennini, ora perdonate ma non è mia intenzione cambiarlo, ve l'ho solo fatto vedere, sostituite i pennini, poi lo riavvitate così come vi ho fatto vedere, nella stessa maniera, così come l'abbiamo smontato. Vedete che c'è questa scanalatura che serve proprio per fermare il pennino. Lo mettete così, vedete, va a battuta, non potete sbagliare. Riprendiamo la nostra unità, montatelo dalla parte giusta, mi raccomando, e con un po' ma proprio leggero, il pennino è già a posto. Confrontate che sia in asse anche nella parte posteriore e non fate altro che rimontare la vostra penna e
Così, se vi comprate due penne, una con un pennino F, una con un pennino M o quello che è, avete la possibilità di scambiare i pennini e divertirvi con più variazioni nella scrittura. Ciao a tutti e ai prossimi tutorial.